Salve a tutti, in questo breve tutorial spiegherò come ricreare questa scena in 3ds Max. Come potete vedere la composizione della scena è molto semplice. Ho inserito un cilindro che potete trovare tra le standard primitive e 3 copie di uno stesso anello con diverse gemme nelle 3 varianti di oro. Ho inoltre aggiunto un V-Ray plane che possiamo trovare tra le standard primitives nel rollout di V-Ray. E per questo piano ho creato un materiale che riceve le ombre ma non viene renderizzato. Perciò partiamo da uno standard material. Clicchiamo sulla casella standard per collegare un V-Ray material wrapper. Clicchiamo OK per mantenere lo standard material come submaterial. Spuntiamo la casella Matte Surface e poniamo il valore di alpha contribution a -1. Per le luci ho inserito una V-Ray Light modificando la sua tipologia da Plane a Dome, a cui ho associato come texture un V-Ray HDRI. Questi sono i valori che ho utilizzato per questa luce, con un multiplier pari a 25. In genere utilizzo come mapping type cubic o spheric a seconda delle esigenze e modifico soltanto i parametri della rotazione verticale e orizzontale, verificando in anteprima gli effetti delle riflessioni. Come render elements ho utilizzato il V-Ray Depth, il V-Ray Lighting e il V-Ray Denoiser per ottenere un'immagine più accurata, ossia con meno rumore. Per settare i valori dello Z-Depth basta controllare da un'apposita angolazione per quali valore minimo e massimo del focus distance il nostro oggetto di riferimento rientra nell'area di messa a fuoco, ossia di maggiore nitidezza. Come settaggi di rendering ho utilizzato nel Buget Image Sampler 4 e 16 nei valori minimo e massimo delle subdivision, 0.005 nel noise threshold per avere un calcolo più accurato. Nel caso in cui il tempo di rendering dovesse risultare eccessivamente prolungato, potete portare questo valore a 0.01. Ho anche ridotto la dimensione del bucket da 64 a 16. Nella Global Illumination ho utilizzato Brute Force come primary engine e Light Cache come secondary engine, con un valore di 200 nelle subdivision. Una volta salvati diversi render elements in formato EXR, li importiamo su After Effects e cominciamo una nuova composizione a partire dall'effect result che rappresenta l'immagine privata di rumore, ossia il denoiser, a cui andremo ad aggiungere il canale V-Ray Lighting abbassando l'opacità al 20% in questo caso. Con CTRL ALT e Y da tastiera creiamo un nuovo livello di regolazione, a cui associeremo tra gli effetti del color correction una curva tonale, con la cosiddetta forma ad S che definisce maggiormente il contrasto tra le zone chiare e scure. Con CTRL più Y da tastiera creo un nuovo livello di sfondo, a cui ho aggiunto una sfumatura tramite gradient ramp dal bianco verso il nero. Con un ultimo passaggio ritorniamo nel livello di regolazione precedentemente creato, Effect, Frisch Luft, Z-Depth e in Depth Layer selezioniamo il render element del nostro Z-Depth e aumentiamo il valore del raggio fino al risultato desiderato. Infine andiamo su Composition, Save Frame as File, possiamo scegliere in che formato esportare, se formato Photoshop, PNG, JPEG, eccetera, e il nome del file di output e dove effettuare il salvataggio.
Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e spero che l'abbiate trovato utile. A presto!